Salve a tutti, benvenuti in questa nuova sfida nella quale finalmente abbiamo una superficie d'appoggio differente da quella di un tavolo. Cosa ne pensi? Mi sento proprio artista ora che ho questo treppiedi qua davanti. Mi viene voglia di esprimere tutti i miei sentimenti di frustrazione per la vita su questa tela. Tagliarmi un orecchio e iniziare a disegnare. Ma forse è proprio quello che stiamo per fare? Spero proprio di no. Vi ricordate quando eravate bambini e avreste disegnato con qualsiasi cosa, tipo anche con le vostre mani in tinte di colori? Mai fatto. Oggi scoprirai come, perché dovrete disegnare utilizzando le vostre mani. Ma non sembra una cosa piacevole. Dovrete non solo disegnare, ricreare delle famose opere d'arte. Ho fatto proprio bene a tagliarmi le unghie. Ho fatto proprio male a non farlo. Prima manche, i girasoli di Van Gogh. I girasoli di Van Sembra Gogh. fattibile. E con cosa disegniamo? Qui avrete tutti i vostri colori. No! Oh mamma. Non ci posso credere, la mia nemesi! I Giotto! 3, 2, 1, via. Stop! Il tempo è terminato. Ah, mannaggia Odio il questa cavolo. sfida. Mi è venuto anche un po' di mal di schiena, guarda. E il tuo non è male, mi piace. Mi dispiace che ho cannato questo colore qui. Non so tu come abbia fatto ad avere questa intensità di colore. Allora, il tuo è molto tipo naif. C'è un motivo se io ho finito il giallo e tu no. Però il tuo terreno è più chiaramente identificabile. Ma è l'unica cosa forse, il resto è tutto un po' così. Cosa ne penseranno i giudici? Solo per questa sfida i punti verranno dati uno da parte di Conrad a chi secondo lui è più vicino all'opera originale e uno dalla chat di Twitch. Io direi che Riccardo mi è piaciuto l'utilizzo del colore giallo che è molto più intenso, ma per il resto preferisco effettivamente l'opera di Francesca che ricrea un po' meglio anche le forme e l'opera nel suo intero. Quindi il mio punto andrà a Francesca. Meno male che c'è anche la chat. Io avrei detto quello di Rick tutta la vita. Ha vinto Francesca con il 67%. Io non penso di meritarmelo. Io penso che questa sia una grande opera d'arte. Scusa, vuoi mettere con questa? Effettivamente alzo le mani. Scusa, però mi è stato un po' scammato sto punteggio. Anche secondo me. Secondo me ti ha fatto vincere le forme. Stai dicendo che è perché è una donna e ha più forme di me? Sessismo? La seconda manche avrete delle tele. Piccole. Se mi doveste dire qual è il quadro più famoso della storia dell'arte, quale dovesse essere? Quello con purè di patate sopra. Cosa? Quello col purè schiaffato sopra. Cosa? Se nessuno sa di che cosa sto parlando vuol dire che non ha funzionato, capito? Attiviste. Basta, sì, ok. La Mona Lisa. Sì, il quadro è la Mona Lisa, questa è la vostra seconda manche. Francescina, io direi che... sì. Qua vedo qualcuno che ha già cominciato. Wow, non ho parole. Allora starto il tempo. Oh mio Dio! Mi sta stressando come poche cose questa sfida. Ma avete bisogno di un attimo di pausa? No! Ma anche se non ne avete bisogno, io ve lo do un attimo di pausa, quindi in pollici opponibili. Non so quali dita steste usando per disegnare, ma ora potete usare fino alla fine del manche solo il pollice. Ma cosa? Oh no! Mi sembra un emoji. Stop! Il tempo è terminato. In questo caso sento che il tuo ha del potenziale. Mi piace proprio un sacco. Io direi che possiamo passare ai voti. No, allora, a parte gli scherzi, il tuo mi piace l'espressività. Sta così. Che dire, la tua è bella, la faccia è un po' anime, si riconosce che è la Gioconda, è un po' Simpson, però ci sta. Invece io penso che avevo intenzione di votare una persona, perché sembrava essere molto avanti. Poi è arrivato l'imprevisto negli ultimi 3 minuti e non so che cosa sia successo. Comunque adesso decisamente Riccardo ci è andato più vicino. Grazie mille. Finalmente è il momento della mia ribalta. Mostrati insieme all'opera. Guarda gli occhi. Sembrano quelli di Giorgio. Ecco Francesco con la sua opera.
Beh, il sondaggio è terminato e Riccardo ha vinto con uno spropositato 85%. Sì! 2-2. Per questa terza manche andiamo dall'altra parte del mondo, perché dovete disegnare l'onda di Hokusai. Oh barbabietole. Questa è molto difficile. Qui qualcuno ha già cominciato? Bene, il tempo è iniziato. Secondo imprevisto, ditate sporche. Che significa? Che non potete più utilizzare le vostre dita. Ma le nocche valgono? Sì, sì. Quanto manca? 1 minuto e mezzo. E allora qui userò il mio colpo finale. Userò il palmo in modo che non vi aspettate. Wow! Plot twist. Stop. Sei stato bravissimo. Ma anche il tuo è bello, mi piace di più il tuo blu. No. Io non mi sono soffermato molto sul discorso delle barche perché sapevo che sarebbero diventate delle banane. Beh, invece io mi sono soffermata moltissimo. Guardate lo spirito di Hokusai e anche i suoi schizzi. Ecco, quello di Fra in tutta la sua... Irresistibile scioglievolezza. La pennellata morbida. Qui c'è una montagna innevata. Cavolo, pensavo fosse un'altra onda. È un'onda! Siamo sicuri che non è il Monte Fuji? Che stereotipo. Ma perché c'è lì la montagna nel quadro? Eh? Ah, quella laggiù è una montagna? Sì! Che monte è? Dillo? Il Monte Fuji. È il Monte Fuji! Ma come fai a essere Monte Fuji con il mare davanti? Sì? Ma chiedilo a Hokusai, non a me. Vabbè, ragazzi, arriviamo al punto. Entrambi siete stati molto bravi. Riccardo ha reso meglio l'idea dell'acqua e dell'onda in generale grazie all'idea degli schizzi un po' dell'ultimo minuto, mentre Francesca ha reso più visibili le barche e in più ha messo il Monte Fuji. Ma io devo dire che faccio molta fatica a votare, ma in questo caso voterò Riccardo per un motivo, ovvero che la parte fondamentale del quadro è l'onda e l'acqua e gli schizzi effettivamente rendono molto bene questa idea. Grazie mille. Ma il sondaggio ha votato Francesca Ma come? con un 52% contro il 48% di Riccardo. Che culo. Quindi darò un punto a ciascuno. Questa prossima manche per me è molto importante perché dovete disegnare Composition 8 di Kandinsky. Ma come si può? Terzo imprevisto. Tutto in una mano. Significa che non potrete più staccare la mano con cui disegnate dal quadro. Che vuol dire? Come si fa, scusa? Dovrete sempre avere almeno un dito appoggiato alla tela. Cosa cavolo è tutta sta roba? Non sono sicura di riuscire a tenere sempre il dito attaccato. Ogni tanto lo stacco. No! Riccardo ci sta riuscendo però, Oh Peppa! Io sono esausta. Qualcuno mi dia della carta, vi prego. Allora, grandi critici d'arte qui. Il tuo fa cagare. Il mio anche. Lo tengo con cura, non vorrei sporcarlo. Lo vedo che c'è anche in questo quadro il Monte Fuji. Francesca, tu? Sono un'esperta di Kandinsky. Vedo. Mostriamoli tutti e due che questo è molto difficile, insomma, fare il paragone. Sono simili, ma vedendoli così da lontano ce n'è uno che secondo me spicca un pochino di più come più verosimile, che è quello di Francesca. Oh! Principalmente per due cose: la grata che c'è sulla parte sinistra e l'altro è perché nel quadro di Francesca spicca di più sia l'azzurro del triangolo dietro la grata sia il giallo di sfondo nella parte superiore. Tu potrai anche dire che spicca di più, ma in quello originale è un colore che non spicca. Però da te non lo vedo proprio. Guardalo da vicino. Daglielo, Kama, daglielo. Ok, lo vedo. Comunque preferisco quello di Francesca. E il sondaggio della chat va a vincere Francesca con un 70% contro Riccardo 30%. Posso fare soltanto una cosa? Vieni, Kama, vieni, seguimi. Guarda il giallo. È o non è sbiadito esattamente come quello? Guarda, ti dirò che se lo sovrapponi non noto differenze. Francescina, dammi il tuo. E guarda il livello di giallo. Qua, nell'opera originale, non si vede così tanto. Secondo me l'aver accentuato di più il colore funziona meglio. Ah, quindi ha fatto meglio di Kandinsky. Non volevo dirlo, però effettivamente lo pensavo anch'io. Dovremmo dirglielo. Bene,
Quinta manche, dovete ricreare 21 di Archimboldo. Ma come diavolo si può fare a rappresentare una cosa di questo genere? Cioè, c'è un livello di dettaglio infinito. Arigato. Ritocco shinmimasu. Tempo, 3, 2, 1, via. Stop! Il tempo è terminato. Il tuo sembra molto, molto di più. Il tuo però pure bello, Ma io ho tralasciato il volto. Cavolo, ho iniziato da qua in su e poi è finito il tempo e non sono riuscito bene a riassumerlo. È uguale identico a Quasi Rosso. Ciao Gio! Francesca, vediamo un attimo se possono quasi riconoscere tutte le verdure disegnate. Allora, io ti dico, senza nemmeno aver sentito i vostri commenti, avevo già deciso di votare Riccardo. Mi piace di più come ha utilizzato le ditate per stendere il colore, mentre mi sembra forse che quello di Francesca, soprattutto sulla parte sopra, lo rende un po' porcospino. Io sono d'accordo con te. Preferisco il mio, ma è molto più simile a quello di Francesca a quello originale. Io sono d'accordo con me stessa. E sai chi altro è d'accordo? La chat, che ti ha votato con un 77% rispetto al 23% che ha votato Riccardo assieme a me. Ma ci sarà un'ultima manche finale molto speciale in cui i punti non saranno 1 io e 1 la chat, ma 2 e 2. Ma per una volta che avevo vinto io! Com'è sta storia? Allora, vi consiglio di spostare le vostre tele perché vi passerò le tele di questa manche. Che belle! Avete anche un mini cavalletto. È microscopico. E io direi che è tardi, quindi vi faccio vedere il quadro di questa manche. Che immagino, spero, sia una cosa microscopica. Ma certo, sarà facilissimo! Il quadro si chiama A Friend in Need di Coolidge. Perché? È impossibile. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cani del cacchio. Oh! Il tempo, guys, è terminato. Oh, io ho dato del mio meglio. Vabbè, incredibile. In questo caso io alzo le mani perché Francesca ha fatto veramente il disegno più bello di tutta la sua carriera. Guardate Francesca, si possono riconoscere le razze dei cani. Adesso non esageriamo. Allora, devo dire, guardando quello di Riccardo, ci sono due cose che mi piacciono. Uno, l'orologio che c'è dietro assomiglia più a un orologio di quello di Francesca. Ma di che state? È una macchia! E l'altra cosa è il cane, quello frontale a sinistra, è molto simile. Puntavo molto su quello. Francesca invece, decisamente l'utilizzo del colore mi piace e il fatto che abbia fatto le carte e le fiche con i puntini colorati mi piace molto. Il mio voto è per Francesca. Ma come? Siamo sicuri che questo orologio non sia un elemento fondamentale in questo quadro? Non lo è stato, anche per la chat, che con l'81% vota Francesca e il 19% per Riccardo. Meno male. Oh, persissimo. Francesca passi a 10 punti contro i 4 di Riccardo. Questa volta ho disegnato da cani